saluto generale, questo è uno di quei video brevi di astrologia dedicato ai transiti ravvicinati del mese di maggio 2025. E dopo aver osservato l'ultima volta attentamente la quadratura che si è formata e si formerà tra Giove in Gemelli e il nodo nord in Pesci, oggi tocca ad un altro di quei transiti parecchio impegnativi, nonostante si tratti comunque di un sestile. Giustamente, per chi mi segue da molto tempo potrà domandarsi: perché pensi che un sestile sia un transito impegnativo? E avete ragione a pensarlo. Perché è diverso dai classici sestili che abbiamo mai affrontato prima in altre occasioni. Del resto va a toccare le corde di Chirone più che altro. E già solo il fatto che si tratti di Chirone lascia presagire che ci troviamo di fronte a delle frequenze insolite, ma sicuramente molto più complesse. Mi spiego meglio. Giorno 18 maggio, alle ore 13:44, Giove in Gemelli e Chirone in Ariete si ritroveranno posizionati perfettamente al 25° grado e 2 millesimi. Come potete notare, ci troviamo di fronte alla terza decade dei segni maggiormente coinvolti, che di fatto sarà la più toccata da questo transito specifico. Come mia consuetudine, restate sino alla fine, perché poi alla fine del video vi svelerò i segni che ne verranno coinvolti. Poi c'è un'altra curiosità che mi è caduta nell'occhio e che trovo assolutamente affine, anche utile allo sviluppo del transito di per sé, che in tale giornata sarà presente una luna nel segno dell'Acquario. Una luna d'aria che sarà in buon aspetto astrologico su entrambi, cioè sia nei confronti di Giove in Gemelli, ma nel contempo anche di Chirone in Ariete. Con il primo formerà un trigono, mentre con il secondo un sestile. Diciamo così, questa luna in Acquario giocherà un ruolo, o una controparte importante, della quale vi parlerò al meglio poco più avanti. L'altra cosa che dobbiamo tenere subito bene a mente: questo transito resterà comunque vigente o in estensione temporale sino alla giornata del 1° giugno. Perché dico così? Perché in tale giornata Giove in Gemelli entrerà nello spazio del 28° grado, mentre Chirone in Ariete resterà ancora al 25°. E come alcuni di voi sanno, finché c'è la differenza di 1 o 2 gradi, li consideriamo comunque attivi in tal senso. E per quanto potremmo restare un po' stupiti di questa estensione temporale più prolungata, in realtà c'è un fatto ben chiaro che lo rende più lento come influenza del transito di per sé. Giustamente si tratta di due frequenze astrologiche che si muovono più lentamente rispetto ai transiti provocati, ad esempio, dai pianeti veloci. L'ultima volta abbiamo visto Venere in Ariete, no? Ma Venere appartiene ai pianeti veloci e quindi si muove più velocemente nei gradi, a differenza di un Giove in Gemelli e di Chirone in Ariete. Detto ciò, a differenza della quadratura che vi avevo spiegato nell'ultimo video, che se per caso avete perso per strada lo troverete inserito nelle schede, il sestile viene considerato un transito tipicamente benefico ed armonioso, il più delle volte protettivo, e meno male che lo sia, visto e considerato che stiamo parlando delle influenze di Chirone stavolta. Diciamo così, il sestile ha una configurazione energetica ed astrologica armoniosa perché trova una base di cooperazione tra le energie dei pianeti coinvolti. Però giustamente questa volta stiamo parlando di Chirone, che non è un pianeta e che governa delle energie molto più difficili dell'essere umano, ecco perché è definito impegnativo. Ma in ogni caso, meno male che sia sestile.
Del resto a volte possiamo trovarci di fronte a una quadratura, un'opposizione provocata da Chirone in Ariete e il discorso diventa ancora più intricato. Direi che a questo punto siamo pronti ad entrare nelle frequenze di questo transito, ma prima vorrei focalizzare la nostra attenzione su Chirone in Ariete. In primo luogo, Chirone, preso da solo, è un corpo celeste che viene considerato un asteroide. A livello mitologico e metaforico rappresenta il centauro Chirone. E se fate una ricerca nel mio canale Astrolibraria, scrivendo nel tag la parola Chirone, troverete un video molto dettagliato sulla spiegazione che vi consiglierei di ascoltare se non l'avete mai fatto prima, per intenderci. Chirone che cosa rappresenta? Voi potete immaginare che Chirone sia il tramite tra l'essere umano e la divinità che vive all'interno di ogni creatura, persino noi stessi. Chirone viene raffigurato come simbolo importante della guarigione, non quanto psicofisica, ma anche quella, ma soprattutto la guarigione dell'anima. Chirone rappresenta quella consapevolezza, nascosta, mentre per altri ben nota, delle nostre ferite interiori, che passano per mezzo delle nostre esperienze di vita passate e presenti. E quando parlo del presente, intendo dire che quelle ferite dell'anima continuano a perpetuare quel dolore, quella sofferenza nella nostra dimensione temporale attuale, finché non vengono guarite. Per questa ragione Chirone, il centauro, viene visto come un maestro, uno sciamano, un guaritore, mentre a livello metaforico ed astrologico rappresenta quella chiave. E il termine chiave non è casuale, no? Per niente nei consulti personalizzati di Chirone, ad esempio, io l'ho chiamato la chiave di Chirone. A parte che il suo glifo astrologico sembra chiaramente una chiave che ci aiuta a comprendere la natura delle nostre ferite, le ferite dell'anima e a trovare il percorso giusto in questo presente per guarirle. Tuttavia, quando dobbiamo affrontare Chirone, dobbiamo sapere sin da subito che non è facile, perché è come dover entrare in senso metaforico dentro quel dolore, dentro quelle debolezze, insicurezze, traumi vissuti che vengono respinti e dimenticati. Ma soprattutto dobbiamo essere testimoni di quel dolore soltanto, cioè provare una sofferenza tale sganciandosi da quel dolore stesso di coinvolgimento emotivo e mentale che procura tale sensazione. Questo per apprendere attraverso la sofferenza l'insegnamento, la conoscenza, sia per guarire se stessi e poi una volta guariti noi stessi, possiamo guarire gli altri o aiutare gli altri. E l'altra cosa ancora più importante su Chirone, diciamo così, Chirone incoraggia a non rinnegare le nostre ferite, a non nasconderci in qualche modo da esse o da quello che abbiamo vissuto, ma semmai ad accettarle, integrarle come parte di noi. Diciamo così, solo in questo modo si può lavorare su Chirone per guarire quelle ferite interiori attraverso la consapevolezza e l'amore di sé. Detto ciò, se noi riflettiamo invece sulla presenza di un Chirone nel segno dell'Ariete, che cosa va a proiettare? Mi riferisco sia sul piano collettivo che singolare, Tutte quelle esperienze inconsce o più consapevoli dei traumi emotivi e mentali che sono legati strettamente alla nostra identità personale. Probabilmente è difficile da spiegare,
ma ci proverò in questo modo. Cioè come noi ci identifichiamo a contatto con noi stessi o in rapporto al mondo esterno, che tipo di identificazione utilizziamo su noi stessi, per la serie a che cosa ci identifichiamo, a che cosa intendiamo voler manifestare agli altri della nostra identificazione personale. Sostanzialmente Chirone in Ariete ci porta ad una consapevolezza nuova della nostra identità che passa proprio attraverso quelle sofferenze. Intendo quelle sofferenze che abbiamo vissuto quando questa identità non l'abbiamo sperimentata o manifestata con autenticità. Un po' forse per mancanza di conoscenza di noi stessi, ci può stare, Del resto non basta neppure una vita per conoscersi così profondamente. O a causa di quelle strutture esterne che ci hanno inconsciamente manipolati, o sui quali noi stessi ci siamo lasciati manipolare da un'immagine identificativa differente da quello che siamo. Detto ciò, in questa chiave di identificazione troviamo quindi il vero leader, cioè colui che sa prendere il controllo della sua dimensione fisica e con essa manifestare con coraggio la sua natura verace, la sua volontà. Però non ci troviamo di fronte ad un leader esterno, Perché è ben risaputo che la maggior parte di noi cerca un punto di riferimento esterno come leader, quando invece dovremmo cercare quel leader interno. Non per un concetto egoico, ci mancherebbe, ma perché la vera forza di questa identificazione avviene prima di tutto, dentro di noi e non fuori. Anche perché a forza di identificare questo leader esterno a noi restiamo in balia del volere di qualcun altro. E se noi riflettiamo anche sull'impulso del coraggio che nasconde l'archetipo dell'Ariete nelle sue caratteristiche di ottava alta, possiamo dire che qui ci troviamo di fronte all'espressione più pura dei nostri intenti profondi. Il fuoco profondo, che si accende come una scintilla e che è in grado di attivare ogni iniziativa del nostro percorso terreno. Ma nel contempo ci troviamo anche di fronte ad un'insicurezza nell'affermare i propri desideri dell'anima o i propri obiettivi di vita. Obiettivi di vita che sono comunque utili per lo sviluppo anche della nostra personalità, Del resto noi siamo qui in questo momento per sviluppare il percorso evolutivo della nostra anima, ma nel frattempo alimentare anche il percorso della nostra personalità. È quella la chiave di identificazione. Identificarsi con la vera personalità, perché la maggior parte di noi non solo non sa identificarsi con l'anima, ma si identifica attraverso una personalità fittizia, illusoria, che non ci appartiene realmente. Sarebbe assurdo pensare di poter proiettare tutto a simbiosi dell'anima o soltanto alla personalità, perché in entrambi i casi noi siamo qui per imparare a capire chi siamo realmente, sia da una parte che dall'altra. In poche parole, le due energie sono da equilibrare dentro di noi e fare in modo che entrambe camminino a pari passo, come la gamba destra e la gamba sinistra. Quindi sviluppare un rapporto più autentico con l'identificazione della nostra anima, ma anche con l'identificazione della nostra vera personalità. Detto ciò, l'incontro ravvicinato tra Giove in Gemelli e Chirone in Ariete è un rapporto benefico di sestile, ma alquanto complicato.
Però in ogni caso questo è un transito che ci spinge inesorabilmente a dover sviluppare un piano di crescita personale, sia nell'identificazione della nostra anima, ma anche della nostra autentica personalità. Tuttavia, per arrivare a questo dobbiamo passare per mezzo di quelle debolezze, di quelle insicurezze e non solo, anche di quelle sofferenze inconsce che abbiamo accumulato attraverso le esperienze di vita. Esperienze che noi paradossalmente attualmente non conosciamo e questa è la prima sfida in assoluto, perché se le ignoriamo, come possiamo riconoscerle, no? Ecco, colgo l'occasione anche per dire una cosa importante, che sarebbe questo. Proprio a ciò serve l'astrologia karmica. Non quanto per sapere, ma io chi ero nelle mie vite precedenti? Quello è un concetto che non esiste ed è una presa per i fondelli, a mio parere. L'astrologia karmica ti porta a vedere quel passato emotivo e mentale. Mi riferisco alle cristallizzazioni emotive mentali, altrettanto a quei frammenti delle esperienze precedenti in cui la persona stessa ha vissuto un trauma, per intenderci. E il più delle volte, quando una persona riceve un consulto a tal proposito da me, resta spiazzato e a volte le persone si mettono anche a piangere. Ed è una buona cosa se e quando accade, perché ciò significa che stanno lavorando su quelle ferite interiori emotive e mentali, riconoscendole e quindi integrandole. Quindi sappiate che lavorare con certe energie, soprattutto karmiche, non è una passeggiata. E quando parliamo di Chirone, ancora di più. Tanto è vero che quando una persona mi scrive e non la conosco per niente, per esempio, cioè non ho mai avuto un'interazione più che altro, la faccio parlare per tanto tempo, sino al punto che poi magari si stufa. Ma il mio modus operandi per capire se la persona qui di fronte, anche se non fisicamente, ma vi posso garantire che ce l'ho di fronte comunque, abbia una base di preparazione, se vogliamo, in se stessa o in se stesso. Perché io devo capire se dall'altra parte le persone possono essere pronte o meno per affrontare queste energie emotive e mentali. Tornando però al discorso madre, per quanto questo aspetto astrologico ci può spingere ad una consapevolezza delle proprie debolezze, dietro c'è anche un'opportunità per fare il contrario, cioè per sviluppare una propria forza interiore. Qui stiamo parlando anche di quelle insicurezze o paure che sono rivolte anche all'autostima personale, E non escluderei che questo sia un transito che in qualche modo ci spinga ad accettare le nostre difficoltà, essendo sinceri ed onesti nei confronti di noi stessi, accogliendo anche quelle sfide quotidiane per una motivazione in più, che è una motivazione superiore, cioè iniziare un attimino a lavorare concretamente su di sé, sapendo che tutto quello che affrontiamo in ogni sfida in realtà ci può donare una potenzialità straordinaria, perché lamentarsi non serve a niente, tranne che indebolire ancora di più l'identificazione che abbiamo con la nostra anima e con la nostra personalità, perché da entrambe possiamo attingere una forza interiore e un leader interiore. Come vi avevo detto in precedenza, trovo anche curiosa la presenza di una luna in Acquario che soprattutto spinge al temperamento di nuove azioni rivolte a noi stessi. Mi riferisco alla ricerca indiscussa di nuove esperienze da assimilare nel nostro bagaglio conoscitivo, indipendentemente dalla nostra età anagrafica. Noi ogni giorno abbiamo una possibilità di imparare ed apprendere qualcosa di nuovo.
Altrettanto col grado, se vogliamo, di indipendenza emotiva e mentale dai soliti schemi, per favorire quindi l'uscita da questa prigione energetica nella quale ci sentiamo un chirone dolente, così come l'acquisizione di una nuova conoscenza di noi stessi, sotto una luce differente di quello che siamo, perché siamo molto di più di quelle sofferenze che pensiamo di percepire. E dentro di noi c'è un potenziale ancora inesplorato da conoscere e da tirare fuori. Dall'altra parte, la presenza di una luna in acquario mitiga anche quella risposta più impulsiva che può nascondersi in un chirone in ariete, soprattutto quando si sente soffocato da certe situazioni di vita, no? Che se perde il controllo fa terra bruciata attorno a sé e poi dopo piange per questa ragione, no? E che incoraggia anche attraverso un trigono perfetto con Giove in Gemelli una riflessione, ma soprattutto una visione più ampia di queste percezioni. Di conseguenza la luna in acquario spinge entrambi al coraggio necessario per affrontare certe dinamiche e riprendere il controllo di noi stessi. Ed aggiungerei per affrontare anche dei nuovi obiettivi di vita, sia a livello di identificazione con l'anima, ma anche di identificazione con la propria personalità. Quali saranno i segni maggiormente coinvolti da questo transito? Partiamo dalla presenza di un Giove in Gemelli, Bilancia, Acquario, Ariete, Leone, che verranno catapultati da quella forza, se vogliamo, di nuovo entusiasmo, nell'apprendere qualcosa di nuovo dentro di sé e al di fuori di sé. Indirettamente verranno anche trascinati sul palcoscenico gli altri segni mutevoli, Vergine, Sagittario, Pesci, che probabilmente dovranno affrontare quell'impronta emotiva di insicurezza che tentano in tutti i modi magari di nascondere anche a loro stessi, in modo da trasformare questa nuova consapevolezza in una nuova forza di riconoscenza di sé. Ma abbiamo anche altri segni che vengono coinvolti attraverso la presenza di un Chirone in Ariete, no? Tra questi mancano di fatto gli altri due segni cardinali, Cancro e Capricorno. Come detto in precedenza, verrà in qualche modo coinvolta tutta la terza decade di questi segni, con un maggiore significato e forzatura in più per chi possiede 1 o 2 gradi vicini al 25° grado. Considerate la presenza di un Sole, un ascendente coinvolto, di una Luna natale coinvolta, e in questo caso soprattutto di un Chirone natale coinvolto, quello sì potrebbe avere un certo risvolto, sempre a questi gradi più o meno, o in terza decade. Spero e mi auguro che questo video vi sia stato di profonda utilità e anche di conoscenza e di riflessione. Noi ci sentiremo a breve con il transito dedicato a Saturno in Ariete, che sarà un secondo speciale, nel quale questa volta parlerò delle influenze sul collettivo di Saturno in Ariete, ma anche su ogni segno zodiacale. Nel primo speciale non lo feci per una ragione ben precisa, vi spiegherò in questo secondo speciale. A presto e un bacione.